Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine o Luna o Venere in Vergine, solo per i più esperti. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Lo facciamo attraverso la croce delle 5 vie, andiamo a vedere quello che ti sta arrivando, perché ti sta arrivando, cosa lo muove, quale energia lo muove, interna e inconscia, come accoglierlo e il frutto che ne nascerà, il dono, la benedizione futura. Allora, andiamo a vedere, Vergine, scusate se sentite la musica, danze, balletti fuori, faceva caldo, tenere l'aria condizionata soltanto, altrimenti poi l'aria si fa troppo secca e ho aperto. Allora, vediamo. Andiamo a vedere qual è il cuore della questione, prima di tutto, qual è il cuore della questione, la matrice da cui si origina ciò che sta per accadere, l'asse attorno a cui ruota tutto, vediamo. Poi andiamo a vedere ciò che scende dall'alto, cioè l'evento che sta per accadere. Poi vediamo adesso la radice nascosta, il perché profondo, il karma, l'inconscio che lo attrae, cosa nella tua anima o nel tuo passato sta richiamando questo evento, sta chiamando questo evento. Vediamo adesso il consiglio dello spirito, cioè come accoglierlo, il modo migliore per viverlo, l'atteggiamento interiore che ti permette di crescere, ok? Vediamo. E poi andiamo a vedere il frutto che ne nascerà, il dono, la benedizione futura che ne nascerà. Allora, ragazzi miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Cosa ti sta per accadere? Andiamo a vedere il cuore della questione qual è. Un bellissimo asso di denari c'è qua, al centro di tutto questa nuova opportunità concreta c'è per te. Può essere un lavoro, o un progetto, o un investimento, o anche una nuova relazione che ha però basi stabili, tangibili, no? Ok? Cioè questo è il momento per te in cui il seme del cambiamento, della prosperità è già stato piantato. Oppure sta per esserlo perché è la carta centrale, no? E ti dice questa carta è tempo di curare questo seme con attenzione, senza lasciarlo seccare per mancanza di fiducia o nutrimento. Quindi c'è un'ottima probabilità qui, una possibilità. Vediamo cosa arriva dall'alto in base a questa possibilità. Il 6 di spade, questo è un messaggio netto, mi dice che ti arrivano delle opportunità che ti mettono davanti a questa cosa. È il momento di lasciare alle spalle situazioni o pensieri che non servono più. Il 6 di spade mi parla che potresti fare un viaggio e anche un viaggio di transizione tua. Può significare o un distacco emotivo o un cambiamento mentale o un piccolo o grande trasferimento, va bene? Arriva. Oppure il bisogno tuo di spostarti verso rive tranquille, più tranquille. Cioè l'universo qua ti sta dicendo che per far crescere questo nuovo seme, l'asso dei denari, devi alleggerire il cuore e la mente da vecchie zavorre. Va bene? Vediamo che cos'è che muove tutto, le radici quali sono. Il lavoro costante, il cavaliere di denari. Nel profondo qua la radice, che quello che tutto muove è il cavaliere di denari, cioè il simbolo della determinazione, del lavoro costante, della costruzione lenta ma inesorabile. Quindi questo ti dice che tu stai agendo o devi agire con metodo e disciplina, pronta a portare avanti i tuoi impegni senza fretta ma senza sosta. Quindi qua tu non stai cercando soluzioni veloci o sogni irrealizzabili, ma vuoi stabilità vera, sicura, quella che duri nel tempo, mi spiego? Cioè questo è il tuo motore più profondo, la stabilità che dura nel tempo. E vediamo adesso qual è il consiglio dello spirito rispetto a quello che ti arriva, no? Che può essere un avo, un tuo antenato, lo spirito guida, la saggezza superiore. Vediamo un po'. Pensa in grande, re di denari. Pensa in grande.
Cioè, gestisci le tue risorse con intelligenza, proteggi ciò che è tuo e non temere di assumerti responsabilità più importanti di adesso. Il consiglio dello spirito, ripeto, che può essere proprio un tuo antenato, un avo o il tuo spirito guida, è proprio quello di vedere te stessa o te stesso come una regina o un re del tuo regno materiale, cioè capace di amministrare denaro, lavoro, famiglia o relazioni con grande maturità e completezza. Va bene? Vediamo cosa nascerà da tutto questo, il futuro. E nuovi orizzonti, qua abbiamo il 2 di bastoni. Questa è un'apertura verso nuovi orizzonti, cioè progetti che si allargano, idee che prendono forma ancora più ambiziosa. Non è ancora il trionfo finale, però è l'inizio di una fase di espansione, cioè dove guarderai oltre il tuo piccolo giardino, verso mondi più ampi, verso possibilità che magari prima non consideravi. Cioè il lavoro fatto adesso getterà le basi per una scelta importante che allargherà i tuoi confini. Questo sta arrivando. La sintesi pratica è qua che mi dice: devi curare con amore questo seme che sta nascendo nella tua vita. Lascia andare ciò che ti appesantisce mentalmente o emotivamente, procedi con metodo, con costanza, senza fretta, assumi un ruolo più maturo e sicuro nella gestione della tua vita materiale e preparati a scegliere nuove vie, a progettare più in grande, mi dice qua. Quindi quello che mi verrebbe da dirti è come se dovessi dirti, no? Pianto un nuovo seme nella mia terra interiore, lascio scivolare via ciò che non mi serve più. Procedo con pazienza, costruendo giorno dopo giorno. Il mio regno di sicurezza e abbondanza è qui e guardo avanti oltre i vecchi confini perché sono pronta o pronto ad abbracciare possibilità più vaste. Ok? È una bellissima stesa. Vediamo le specifiche cosa ci raccontano. Allora, di cosa mi parla quest'asso di denari, che è la matrice da cui si origina tutto, no? L'asso di denari. Sì, una nuova tappa a livello pratico, concreto e lavorativo, la voglia di lanciarti verso nuovi orizzonti più grandi, più grandi. Vediamo quel 6 di spade, che è quello che scende dall'alto, questo movimento, spostamento, anche alleggerimento mentale, no? Sì, il 7 di bastoni, hai lottato tanto per questa cosa. Qua mi dice che vuoi allontanarti dai limiti, dalle difficoltà, da quello che può impedire, da ciò che può impedire questo avanzamento. Vuoi proprio alleggerire la cosa per coltivare questo seme. Nonostante le difficoltà che puoi aver avuto per arrivare a questa cosa che ti sta arrivando adesso, che finalmente navigo su acque tranquille, anche un trasferimento, un piccolo trasferimento per cui hai lottato, cioè vuoi uscire fuori da questa tensione, ok, e quello avrai. Vediamo un po' sul 2 di denari, e scusami, sul 2 di denari, sul 2 di bastoni, 2 di bastoni, 8 di coppe. Potrebbe essere una scelta un po' sofferta quella di aprirti al nuovo, anche a livello pratico, pragmatico, lavorativo. Però è come se non ti accontenti più del conosciuto, che seppur ti ha nutrito, però ti devi distaccare per ampliare le vedute. Qua tu ti stai preparando a scegliere nuove vie. Può essere una scelta un po' particolare, un po' pesantuccia, ma è a livello emotivo. Però è come se ciò che hai conosciuto già, che ti ha nutrito, non ti nutre più. Può essere un posto di lavoro, può essere qualcosa che ti ha dato a livello emozionale. Però adesso, siccome il matto con l'asso di denari è un potenziale enorme, allora è qua, questo è un progetto più grande che arriva per te. Preparati a scegliere nuove vie senza appesantirti. Mi spiego? Qua mi dice proprio di guardare avanti oltre i vecchi confini, di non... qua c'è un regno di abbondanza, di sicurezza davanti a te. Sei pronta o pronto ad abbracciare possibilità più vaste, mi spiego? Se dovessi riassumerti quindi tutto, è come se ti dovessi dire qui che sei in un momento sull'orlo, diciamo, di un nuovo inizio, no? Che ha in sé qualcosa di liberatorio, di folle. Questo è un seme che germoglia nella terra
e porta dentro di sé lo spirito del matto. Che cosa ti dice? Non puoi più restare lì dove sei, non puoi più pianificare ogni cosa. Ora serve che un pizzico di coraggio, diciamo, sconsiderato, di fiducia nuda, di voglia di saltare nel vuoto, ti lasci prendere da questa cosa. Eppure non è facile, perché la tua mente è carica di pensieri, di tensioni, no? Anche piccole lotte quotidiane che spesso ti fanno sentire sempre magari pronta a difenderti, no? Sempre con lo scudo alzato. Perché? Perché lasciare il conosciuto fa paura, come ci diciamo sempre. Anche se non è più un terreno fertile, come ti ho detto prima. Quindi nel profondo tu lo sai questo. Anche se non è un terreno fertile, tu c'è timore a lasciare il conosciuto. Cioè, nel profondo questo lo sai, stai camminando verso un bivio importante. E che cosa succede? Che presto ti troverai a scegliere di lasciare alle tue spalle qualcosa. Magari può essere un luogo, può essere una situazione, un modo di pensare, una relazione che non ti dà più nutrimento, no? Per dirigerti verso nuove acque. L'otto di coppe qua alla fine mi mostra chiaramente questa immagine, no? Una figura che si allontana con un misto di malinconia e sollievo anche, per cercare cosa? Un orizzonte che la chiami davvero. Quindi questa è una fase che richiede una forza tranquilla, una determinazione costante, però anche la disponibilità a uscire dai tuoi schemi abituali e a fidarti di un istinto più alto. Perché solo così puoi trasformare questo nuovo germoglio in un'avventura che arricchisce davvero, non solo fuori, ma soprattutto dentro. Quindi, in breve, qua è tempo di saltare, senza garanzie perfette. Qua è tempo di difendere il tuo spazio interiore da vecchi pensieri limitanti. Scegli con coraggio ciò che ti porta davvero gioia e crescita, lasciando indietro quello che ti ha già dato, va bene? Ti ha già dato tutto quello che poteva, quello che stai lasciando indietro, cioè è tempo di onorare la tua terra, che è pronta a fiorire in qualcosa di nuovo, solo se le dai la libertà e la luce che merita. Wow, ok, vediamo un po' di che cosa stanno parlando con gli oracoli. Poi mi è caduta la carta. Jolly, tu non lo sai questo ancora, la situazione è confusa, prendi un'altra carta, non lo sai quello che ti ho detto ancora. Però qua c'è la condivisione, la cornucopia, c'è l'abbondanza e l'asso di denari con il matto, un po' di sana follia, lanciati senza garanzie e vedi che verrai premiata o premiato, c'è un'abbondanza per te. Devi credere in te stessa o in te stesso. Credi in questo, osa, come il matto ci ha insegnato prima, sei più forte di quanto credi. Va bene? Quindi cogli questa opportunità con quella sicurezza che hai dentro. Va bene? Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. La preghiera, sì, devi credere, devi avere fede qua. Se vuoi ricevere un aiuto dalla fonte suprema, devi chiederlo, altrimenti loro rispettano il tuo libero arbitrio. La preghiera va posta con fede, senza aver dubbi che ciò che ti serve arriva. Non pregare con disperazione, delusione o rabbia, no. La preghiera sono i mantra, le formule psichiche, la dedizione, la disciplina, no? E quindi la preghiera fondamentalmente cos'è? La preghiera è l'ascolto della risposta del creatore, del divino, di seguire il flusso degli eventi difendendo quello in cui credi. Sì. Chiedi e ti sarà dato. E fede cieca assoluta che quello che ti serve arriva per forza. Poi si mette in gioco la mente, devi difenderti dalla mente. Va bene? Ok. Vediamo
un oracolo di questi, per questa cosa che arriva con questo asso di denari qui, gli oracoli degli angeli. Sul lavoro mi dicono, sul lavoro infatti. Otterrai successo nel lavoro, però devi rischiare, senza garanzia. Sviluppa il coraggio nell'agire, è proprio quello che ti ho detto. I tuoi sforzi verranno ricompensati. Non ho altro da dire. Non ho altro da dire. Concludo qui. Ti abbraccio forte, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!